Siamo entrati nel vivo della seconda closed beta di Tarisland ed è arrivato il momento di abbandonare quelle che sono le previsioni, quello che molto probabilmente sarà, che avevo fatto in precedenza per quanto riguarda classi e personaggi, per iniziare a basarci su qualcosa di effettivamente concreto, quello che è realmente il gioco all'interno di questa seconda closed beta. E quindi non voglio dilungarmi troppo in questa introduzione, ma andiamo subito a vedere effettivamente quali sono le classi a disposizione e come si svilupperà il personaggio nel corso dei primi livelli del gioco. Ragazzi, trovo doveroso aprire una piccola parentesi per quanto riguarda le polemiche di questi giorni e per quanto riguarda il discorso del pay to win. Sì, è vero, all'interno di Tarisland, all'interno di questa closed beta, sono state trovate delle meccaniche pay to win che hanno abbastanza sconvolto la community e hanno creato non poche discussioni all'interno del Discord e un discreto giro di video anche riguardanti l'argomento. Non sono qui per affrontare il discorso in maniera approfondita, perché comunque sia si tratta ancora di un gioco in closed beta, non è ancora il lancio ufficiale. Noi tester abbiamo sottoposto la questione, è stata discussa ampiamente sul Discord e vedremo effettivamente questa cosa come si evolverà e soprattutto essendo ancora una closed beta, quindi non aperta al pubblico, non si ha un effettivo riscontro di quanto questo pay to win possa incidere sul gioco. C'è chi sostiene che si possa ottenere tutto con il semplice gioco, con il semplice farming. Ripeto, non sono qui per giudicare la cosa, per approfondire la cosa in questo momento e per indirizzare voi verso una scelta o meno. Ognuno avrà la coscienza di decidere per sé se questo gioco fa per lui o meno. Mi avvalgo al momento semplicemente della facoltà di affrontare il gioco per quello che sono le sue tematiche, i personaggi, i raid, gli equipaggiamenti, i dungeon, insomma di prendere il gioco per quello che è e affrontarlo da questo punto di vista, lasciando a voi la decisione e anche a me stesso la decisione nel momento in cui il gioco dovesse essere ufficiale e presentare certe caratteristiche di essere liberi di dire sì ragazzi ci gioco perché mi piace così com'è oppure no non ci gioco perché queste cose non mi vanno bene. Niente, va bene, piccola parentesi che trovavo doverosa anche perché comunque sia in video precedenti mi ero leggermente sbilanciato per il fatto che il gioco più che altro speranzoso mi ero sbilanciato perché il gioco era stato dichiarato completamente contrario al pay to win, mi sono sentito di aprire questa breve parentesi e specificare un pochino meglio questa cosa. Le classi che avremo a disposizione per questa scelta del personaggio saranno dunque 9, di cui 7 sono le classi di cui abbiamo già parlato in precedenza, ovvero guerriero barbaro, guerriero, paladino, maga, priest, ranger e bardo. Due invece sono le classi nuove che sono state aggiunte per questa closed beta, ovvero Shadow Swordman e Phantom Priest. Pecca di questa schermata è che sì, è vero, la presentazione è bella e accattivante con il filmatino per ogni singola classe. Ci fa vedere anche la variante, ovvero quella famosa seconda skin, seconda visualizzazione che pensavamo di avere in fase di customizzazione, ma in realtà è una skin che sbloccheremo raggiungendo un certo livello di gioco. Livello di gioco, scusate, non è vero perché molto semplicemente la seconda variante si acquista dallo shop con i cristalli, però, cioè nel senso, qui è tutto lecito in quanto essendo cosmetica non ha nulla a che vedere con il pay to win e, cioè, onestamente ci sta. Da qualche parte dovranno anche pur guadagnare per sti giochi. Certo, la skin è molto bella, ma non sono comunque obbligato a comprarla perché non mi dà nessun tipo di statistica, è solo e puramente estetica. Piccola pecca è appunto il fatto che nel momento in cui selezioniamo la nostra classe non abbiamo accesso alle descrizioni delle skill dei nostri personaggi.
Quindi effettivamente non sappiamo che tipologia di personaggio andremo effettivamente a giocare. Abbiamo a disposizione solo ed esclusivamente le statistiche principali, come già vi accennavo in precedenza, però non abbiamo un vero e proprio resoconto di quelle che saranno le nostre skill, di quello che farà effettivamente il nostro personaggio. Lo scopriremo una volta che inizieremo a giocare, in quanto, per quanto riguarda il discorso delle specializzazioni, che si supponeva si potesse scegliere la specializzazione del nostro personaggio, invece no. A inizio gioco ci verrà data una delle due specializzazioni, che generalmente di solito è quella più improntata all'attacco, ai danni, e poi man mano che avanzeremo nel gioco, un'avanzata comunque abbastanza veloce, diciamo il tempo del tutorial, riusciremo a sbloccare le varie skill di quella specializzazione. Arrivando in maniera abbastanza veloce al livello 12, riusciremo a sbloccare la seconda specializzazione che ci darà possibilità, a seconda dei vari dungeon, le varie situazioni di gioco, di accedere ad altri effetti della nostra classe e magari più utili in quel determinato dungeon, in quella determinata situazione. E oltretutto ci sarà una piccola interfaccia che ti darà modo di switchare velocemente queste cose e poter gestire al meglio le caratteristiche dei nostri personaggi. Ma andiamo ad affrontare ora un pochino meglio il discorso skill e specializzazioni che vi accennavo un attimo fa. Allora, sto giocando in questo momento Phantom Priest e al momento della selezione del personaggio ci viene assegnata di default la prima specializzazione, che nel suo caso sarà Soul Snatch e sostanzialmente la sua specializzazione dedicata al danno. Quando raggiungeremo il livello 6 con il nostro personaggio, sbloccheremo il potenziamento delle skill. Sostanzialmente ogni livello del nostro personaggio potremo aumentare di 1 il livello delle nostre skill utilizzando i silver coin. Con il tastino che vedete sotto Upgrade All, il potenziamento sarà automatico e aumenterà tutte le skill di un livello a patto che voi abbiate abbastanza silver coin. A livello 12 del vostro personaggio sbloccherete la seconda specializzazione, che nel caso di Phantom Priest è Soul Healing, quindi sostanzialmente la sua specializzazione da support, da healer, da curatore, e anch'essa funzionerà allo stesso modo della precedente. Potrete velocemente scambiare le due specializzazioni utilizzando il tasto Enable e selezionandone una piuttosto che l'altra. Ogni specializzazione ha i suoi propri talenti e ogni livello otterrete un punto talento col quale potrete assegnare le nuove caratteristiche alle vostre specializzazioni. Non preoccupatevi di fare esperimenti se avete selezionato un talento piuttosto che un altro, perché avrete la possibilità di resettarli in ogni momento e quindi potrete fare tutti gli esperimenti che volete. Non preoccupatevi di aver messo un talento nella posizione sbagliata, perché tanto potrete resettarli tranquillamente in qualsiasi momento. Potrete tra l'altro scegliere due diverse impostazioni di talenti dal menu con la freccetta che vedete in alto a destra. Quindi avrete la totale personalizzazione del vostro personaggio e dei vostri talenti, e tramite l'interfaccia che trovate qui in alto a sinistra di fianco al vostro nome, dove c'è questa sorta di simbolino con la catenella, praticamente trovate l'interfaccia, il menu, che è molto comodo perché vi dà modo durante i matchmaking, in base a quello che voi impostate, praticamente volete entrare in un dungeon, quindi state facendo un matchmaking. Cosa succede? Il gioco andrà a leggere in automatico le impostazioni che voi avete dato lì. Quindi volete fare un matchmaking, volete entrare all'interno di un dungeon come healer, vi basterà impostare all'interno di questa interfaccia la modalità healer e il gioco prenderà in automatico le vostre impostazioni. Idem se voi vogliate fare un ruolo d'attaccante, quindi utilizzare il vostro personaggio per fare danni, oppure preferiate utilizzare un piano dei vostri talenti, una specializzazione piuttosto che un'altra,
Sostanzialmente questa interfaccia è comodissima per poter dire al gioco che voi all'interno dei dungeon che affrontate volete entrare in quello specifico modo. Sono selezioni veloci che si possono cambiare velocemente e quindi a seconda del dungeon che affronterete in quel momento potrete cambiare le impostazioni, i vostri set di talenti in maniera comoda e appunto veloce.